Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. A 3 chilometri da Catanzaro sorge il piccolo borgo di Siano. Ad unire la piccola borgata alla città è un magnifico ponte ad unica arcata che arriva a misurare nel centro 54 metri di altezza. Nella fredda mattinata del 13 febbraio 1936, sotto quel ponte vi fu un macabro ritrovamento. Fu infatti trovato il corpo del giovane Giuseppe Veraldi, un muratore di 19 anni che abitava a Catanzaro in via delle Baracche. Il cadavere aveva indosso solo un paio di mutande nere e un calzino al piede sinistro. Il resto degli indumenti era sparpagliato a distanze diverse dal cadavere. Il corpo fu ritrovato in condizioni pietose, con mandibola e clavicola fratturate e col del sangue raggrumato che fuoriusciva sia dalla bocca che dal naso. Il perito medico incaricato annunciò che la morte era dovuta a una frattura sulla base del cranio. Già all'epoca quel ponte veniva chiamato il Ponte Maledetto di Siano o il Ponte dei Suicidi. Questo perché era il luogo prediletto per chi voleva compiere l'estremo gesto. Le indagini sulla morte di Giuseppe vennero chiuse come suicidio. Questo perché in paese giravano voci sul fatto che Giuseppe soffrisse a causa di un amore non corrisposto. Quel giorno, quel 13 febbraio 1936, quando alle 8 del mattino fu rinvenuto il cadavere di Giuseppe, furono molte le persone che si radunarono per osservare lo spettacolo. Tra di loro vi fu anche una ragazza, una giovane 14enne, Maria Talarico. La ragazza non conosceva Giuseppe e non si conoscevano neanche le due famiglie. Maria Talarico era la secondogenita di 6 figli, tutti in vita e in salute. Anche Maria era sempre stata in salute, a parte il morbillo che aveva avuto durante l'infanzia. Era alta 1,50 m e pesava 52 kg. Aveva uno sguardo vivace e penetrante, dei capelli neri ondulati e una carnagione bruna. Inoltre aveva sempre un dolce sorriso sulle labbra. Maria era benvoluta da tutti. Era una ragazza intelligente, pacata e assennata. Svolgeva sempre di buon grado le sue mansioni in casa e nei campi e lo faceva sempre cantando. Sapeva leggere e scrivere perché aveva studiato fino alla 3ª elementare. Era fidanzata e nulla aveva turbato i sogni della sua giovane età. Il 5 gennaio del 1939, a 3 anni dal ritrovamento del corpo di Giuseppe, Maria, che ormai aveva 17 anni, stava transitando su quel ponte in compagnia di sua nonna. Erano di ritorno da Catanzaro, dove erano andate a trovare la mamma di Maria, che lavorava come bidella in una scuola di agraria. Mentre attraversava il ponte, Maria si bloccò di scatto e cominciò a guardare verso il basso, come inebetita, nonostante i solleciti della nonna a proseguire. Poi, a un certo punto, si sentì male e perse i sensi. La nonna, a fatica, riuscì a riportarla a casa grazie all'aiuto di un passante e da quel momento iniziarono i fenomeni paranormali. Al suo risveglio Maria cominciò a lamentarsi, invocando la madre, con un timbro di voce maschile. Quando la madre giunse al capezzale, Maria non la riconobbe. Disse che la sua mamma era Caterina Veraldi. Diceva di chiamarsi Pepe e invocava sua mamma, Caterina Veraldi, che abitava in via delle Baracche. Molti allora si diressero in via delle Baracche cercando Caterina Veraldi, che però non era in casa. Quando tornarono da Maria la trovarono che aveva già assunto completamente la personalità del defunto e aveva scritto un biglietto per la madre. Cara mamma, se volete vedermi, io sono il vostro figlio disgraziato.
Questo biglietto è a tutt'oggi nelle mani del brigadiere Salvatore Malorgio, comandante della stazione di Ponte Grande. Quando sono arrivata a casa ho cominciato a dire: questa non è casa mia. Come non è casa tua? Vedi che la mamma è... No, questa non è la mia mamma è alle baracche. Nel frattempo Maria scelse 4 uomini e con loro si recò nella vicina bettola da Giuseppe. E lì cominciò a bere e a fumare e chiamava i 4 uomini con nomi diversi: Totò, Damiano, Rosario e Abele, e con loro iniziò a giocare con disinvoltura a briscola. Siamo nel 1939 e quel tipo di atteggiamento aveva destato veramente stupore, perché Maria chiaramente non beveva, non fumava e non sapeva giocare a carte. Mentre giocava a carte, Maria a un certo punto disse: vi ricordate quella sera, quando mi avete avvelenato il vino con il papavero e il bicchiere si ruppe? E proprio in quel momento il bicchiere di Maria si ruppe, si staccò il fondo. Fumavo, io non ho fumato mai, in vita mia non ho mai toccato una sigaretta. Fumavo, bevevo, dicevano che bevevo vino, io un bicchiere a tavola qualche volta. E quando io mi ho bevuto quel bicchiere di vino, un bicchiere di vino, dice che si è rotto il bicchiere ed è cascato per terra, come c'era successo a quello che è morto. Dopo la partita Maria cominciò a sentirsi male e cominciò a urlare contro Totò e Abele. Mi avete picchiato e con l'aiuto degli altri 2 mi avete trascinato sotto quel ponte. Poi si alzò in cerca d'aiuto, dicendo che lo volevano trascinare sotto quel ponte. Maria fu riportata a casa e passò tutta la notte gemendo e invocando la madre. Alle 7 del mattino si svegliò traboccante di gioia, dicendo ai presenti che la sua mamma era appena partita dalle baracche per recarsi da lui. E così avvenne. Caterina Veraldi si presentò all'uscio. Caterina Veraldi riconobbe subito la voce del figlio, che le fece questo racconto. Abele, Totò, Rosario e Damiano mi hanno ucciso. Siamo state alla bettola di Giuseppe. Mi hanno fatto bere una gran quantità di vino e mi hanno ubriacato. Nel vino mi hanno messo delle misture. Siamo usciti e siamo andati fuori le porte da Raffaeluzzo e poi siamo ritornati alle baracche. Poi mi hanno condotto verso la caserma dei Cappuccini. Io ero in mezzo ad Abele e Totò, i quali mi portavano a braccetto. Gli altri 2 mi venivano dietro. Arrivate nelle vicinanze della caserma dei Cappuccini, dove vi è un muro alto e dove vi sono pure 3 fontanelle, Abele e Totò mi hanno dato un calcio l'uno e mi hanno gettato sotto il muro. Sotto il muro mi raggiunsero scendendo per il sentiero. Rosario mi ha preso per i capelli. Abele mi ha tirato un pugno nell'occhio. Damiano mi ha rotto la mandibola con un colpo di pietra. Mi hanno trascinato fino al canneto. Qui Totò mi tolse la giubba. Abele i pantaloni, Damiano la camicia, Rosario la maglietta e una calza. Mi portarono poi sotto il ponte. Totò mi ha colpito con un ferro al braccio e al costato. Mi ha rotto il polso destro e me l'ha affondato nell'arena. Sotto il ponte gettarono i miei vestiti e mi adagiarono con la testa sopra una pietra, in modo da far pensare che io ero pazzo. Ma io, mamma, non ero pazzo da gettarmi dal ponte. Ti ho chiamato, oh mamma, ma fu tutto inutile. Loro erano 4 e mi avevano fatto bere 24 bicchieri di vino. Maria poi condusse la Veraldi sul greto del torrente e cominciò a togliersi gli indumenti, come la giacca e il cappotto, e lasciandoli nella stessa posizione in cui vennero ritrovati gli indumenti di Giuseppe. Lasciò anche la scarpa a 20 metri di distanza, proprio come era stata trovata la scarpa di Giuseppe. Poi si sdraiò su un fianco, con la testa sopra un sasso, proprio nella stessa posizione in cui era stato trovato Giuseppe. A quel punto Caterina si avvicinò a Giuseppe e le sussurrò all'orecchio di aver capito tutto e di lasciare il corpo di Maria. Maria riaprì gli occhi, si guardò attorno spaesata e non ricordava nulla di quello che era successo in quei giorni. Mi ho
mi ho girato, ho visto tutte quelle persone e dico, ma che cosa sto facendo qua? No, dice, siamo venuti ad una festa, dice, non ti spagnare, non avere paura, mi accino. In dialetto, insomma, come dicevano loro. Dice, non avere paura. Mi sono portato a casa, mi hanno coricato e ho dormito fino alla mattina e basta. La Talarico descrisse circostanze che indussero carabinieri e inquirenti ad effettuare nuove indagini. Maria infatti rivelò dei dettagli che erano noti solo agli inquirenti. Da queste indagini si accertò che non si trattava di suicidio, ma di omicidio. Sulla base però di questi accertamenti non fu possibile chiedere il rinvio al giudizio degli indagati alla Corte d'Assise, in quanto le prove furono ritenute insufficienti. La città di Catanzaro su questa vicenda si spaccò in due, tra chi riteneva che si trattasse di omicidio e chi riteneva si trattasse di suicidio, soprattutto nell'ambiente giudiziario. Col tempo poi di questo fatto se ne parlò sempre di meno. Nel 1951 uno degli amici di Giuseppe inviò una lettera a Caterina, ammettendo di aver ucciso Giuseppe e di averlo fatto perché il ragazzo insidiava la sua compagna, una certa Lillina. Ha ammesso di averlo ucciso e di aver simulato un suicidio e di essere poi scappato in Argentina. L'uomo, colpito dai sensi di colpa, ha deciso di lasciare tutta la sua eredità alla donna, a Caterina. Il ponte di Siano continua ad avere l'appellativo del ponte dei suicidi. Oggi, nonostante la recinzione del viadotto per evitare i suicidi, si registrano ancora tanti casi di persone che scelgono quel ponte per togliersi la vita. I dati affermano che dal 2000 in avanti ci sono stati almeno 30 casi. Molti testimoni, soprattutto giovani catanzaresi, affermano che su quel ponte maledetto sia possibile di notte intravedere delle figure che si fermano proprio al centro del ponte e che sembrano guardare verso il basso, ma che una volta raggiunte scompaiono. Pare che su quel ponte si aggirino degli spettri che a volte sono ben visibili, mentre a volte si manifestano come delle nebbioline disomogenee che scompaiono subito. Allucinazioni? Presenze soprannaturali? Pare che l'ipotesi di eventi paranormali sia stato preso in seria considerazione dalla giunta comunale, che ha deciso di apporre l'effigie della Madonna del Porto, per far sì che tutte quelle anime che non riescono a trovare pace possano trovarla tramite la preghiera. Spero che questo video speciale per Halloween sia stato di vostro gradimento. Io vi aspetto sempre domenica e sempre alle 10. Un bacione. Ciao!